Siamo in compagnia di Romelu Lukaku, 2 gol in 2 partite, direi niente male il tuo bottino. No, I'm really happy with the start. We won 2 games. I'm happy for the win of the team. It was a difficult game because we had to fight, but it's something that we're gonna do every game. We're gonna try as hard as we can to bring the victory, and I'm really happy for the team and also for the fans. Sono molto contento per la squadra, per i tifosi, abbiamo fatto di tutto per vincere, il mio bottino personale è buono, però sono contento di poter aiutare la squadra e ti chiedo anche che sensazione provi a fare un gol con la maglia dell'Inter. No, it's a good sensation. It's a really good feeling. I want to do my best and help the team even more. Also giving assists, but the goals are going great, so I want to keep that going. Continuerò così, è una sensazione bellissima poter fare gol con la maglia dell'Inter anche per i tanti tifosi che poi ci seguono anche in trasferta. Ti posso chiedere come ti trovi con Lautaro Martinez in attacco? No, tutto va bene con lui. Adesso io penso che la nostra relazione sarà migliore la prossima settimana, però oggi sono molto contento per lui che lui fa un gol importante per noi. Adesso la relazione tra lui e me è molto bene e sarà buona per il gruppo. Ti ringrazio anche che stai provando a parlare in italiano qui su Inter TV. Ti faccio l'ultima, Romelu, adesso c'è la sosta, anzi le ultime 2. È un bene che arrivi in questo momento e poi serve per ricaricare le pile, arriverà un periodo molto importante per voi tra campionato e soprattutto la Champions League. Sì, più importante è che lo giocatore che va a giocare con la nazionale viene in buone condizioni e dopo vai a lavorare tutti i giorni per giocare bene la partita contro Udinese e la prima partita nella Champions contro Slavia Praga. Grazie mille. Prego, grazie a te. In compagnia del bomber contro il Cagliari, Lautaro Martinez, perché contro il Cagliari hai sempre segnato, cioè sei il toro che vede rosso, blu in questo caso. Sí, es verdad. Mi primer gol a San Siro fue contra Cagliari. Después la vuelta también fue contra ellos acá. Y bueno, y ahora nuevamente. Así que muy feliz porque lo principal es que Inter gane. Y bueno, después si uno puede convertir eso ayuda a seguir con confianza y obviamente contento. Allora, partiamo dal fondo, dice di essere contento, contento ovviamente del gol segnato, però la cosa più importante è far vincere la squadra, perché sapeva che in fondo il Cagliari era una partita difficile da portare a casa, soprattutto in Sardegna. È vero, il mio primo gol è stato contro il Cagliari, però giocare e segnare dà fiducia per continuare nel migliore dei modi questa stagione. Max, domande per Lautaro. Sì, tanto complimenti ovviamente per il gol, glieli fai tu poi da questo punto di vista. Io volevo capire da lui cosa c'è di diverso, quali sono i movimenti che gli sta chiedendo Conte di diverso rispetto a quello che faceva l'anno scorso. L'anno scorso era un modulo, un sistema di gioco diverso, un 4-2-3-1 se vogliamo, quest'anno invece un 3-5-2. Cosa ti ha chiesto di diverso Conte rispetto a quello che ti chiedeva lo scorso anno Spalletti? Sí, está claro que el año pasado era un sistema totalmente distinto al que propone Conte y yo creo que con 2 puntas el equipo está mucho mejor porque se siente más cómodo en la presión, con mucha gente en el área rival y eso es importante porque ayuda a generar muchas situaciones de gol y bueno, nos pide que estemos juntos con Lukaku en este caso, que nos está tocando compartir ahora minutos y bueno, que juguemos para el equipo también, que presionemos y cuando la tengamos convirtamos el gol. Allora, è un modulo, è uno stile di gioco completamente differente rispetto a quello che si proponeva la passata stagione. Con la doppia punta in campo c'è più confidenza, si può far alzare la squadra e c'è più possibilità di segnare. In questo caso con Lukaku, perché stanno avendo sempre più minuti insieme, il feeling aumenta, crea confidenza appunto tra i 2 attaccanti per continuare a proseguire questo percorso
che poi si integreranno ancora in maniera migliore con le prossime partite. Per il momento però lui si sente molto in confidenza con Lukaku. Sì, appunto a proposito di questo, cosa può migliorare ancora, considerando il fatto appunto che state giocando assieme da pochissimo tempo, perché Lukaku è arrivato da poco, anche tu sei rientrato da poco, se vogliamo, sei rientrato con la squadra da poco, quindi cosa può migliorare ancora secondo te nel rapporto con lui, ossia sul campo, nei movimenti? Cos'è che deve migliorare ancora secondo te? Sí, lo que me estás diciendo vos, los movimientos, seguir conociéndonos. Yo creo que, bueno, yo he llegado después de la Copa América, me he salteado todos los amistosos que tuvimos. Él también llegó en el último momento, entonces hay que trabajar en la semana para seguir conociéndonos, aprendiendo los movimientos de cada uno y después hacer o continuar con lo que pide la jugada, que eso es importante para que el equipo juegue bien. Allora, affinché la squadra possa giocare in maniera migliore, ovviamente bisogna conoscersi, no? Partita contro partita, con i movimenti, soprattutto quelli forse possono migliorare. Sono soltanto poche partite che Lautaro Martinez e Lukaku giocano insieme, allenamento dopo allenamento, soprattutto con gli allenamenti che fa Antonio Conte, il feeling non può che essere migliore. Lautaro, chiudo io, ti chiedo un commento su questi sorteggi di Champions League, Slavia Praga, Barcellona, Borussia Dortmund. Sí, bueno, volvemos a lo mismo, ningún partido es difícil, hoy también fue muy difícil acá en Cagliari, así que nada, prepararemos todo lo que significa la Champions. Este año tenemos muchos objetivos por delante, así que entrenaremos, trabajaremos para dar lo mejor y sea en la cancha que sea, tratar de ganar y que el Inter juegue bien. Si parlava di giocatori di altissimo livello, non a caso sono in compagnia di Milan Skriniar. Al Milan c'è la consapevolezza di aver conquistato 3 punti pesantissimi nonostante sia soltanto la seconda giornata di campionato, perché non sarà facile vincere a Cagliari. Sì, prima trasferta qua non è facile, qua è sempre una partita molto difficile, molto fisica, anche anni precedenti mi ricordi che sempre era così, però soprattutto questa vittoria è per noi molto importante. Complimenti per la gara di oggi e per quello che stai facendo ovviamente qui all'Inter. Volevo chiederti una cosa, Conte sta lavorando molto, credo, sulla costruzione della squadra e soprattutto sulla fase difensiva. Ha trovato comunque una squadra che già lo scorso anno aveva fatto molto bene e quindi quest'anno credo che voi stiate lavorando prevalentemente sulla crescita individuale per riuscire a fare ancora meglio di quello che avete fatto lo scorso anno probabilmente. Credi ci possiate riuscire e quindi quest'anno di riuscire ad arrivare alla fine della stagione essendo la miglior difesa del campionato? Sì, quella è la verità, stiamo lavorando molto anche nella fase difensiva perché alla fine campionato si vede che quelle difese che subiscono meno gol, quelle squadre sono sempre davanti, quindi questo è per noi importante, lavoriamo su questo. Purtroppo oggi abbiamo preso uno in periodo dove siamo stati un po' meno concentrati, però quello si vede la mentalità di squadra che anche dopo questo gol di 1-1 abbiamo fatto quello passo davanti per vincere questa partita molto importante. Posso un'altra? Un'altra cosa, allora, abbiamo parlato della fase difensiva, nella fase di costruzione del gioco, perché ne stavamo parlando qui in studio, questa nuova regola che dà la possibilità di ripartire con il portiere dall'interno dell'area di rigore, è un vantaggio secondo te oppure è una situazione che vi complica di più la fase di costruzione del gioco, considerando che voi già lo scorso anno comunque costruivate dal basso e l'avete fatto sempre con ottimi risultati? Palla a fondo pensi? Sì, no, dicevo, con la rimessa del portiere quando siete all'interno dell'area di rigore. Sì, ho capito. Sì, secondo me è un vantaggio per noi, per quelle squadre, non solo per noi, per quelle squadre che vogliono costruire da basso è un vantaggio perché sei vicino alla palla e l'attaccante deve fare più strada, quindi secondo me è un vantaggio.
Ti faccio l'ultima, Milan, secondo te è un bene che arrivi la sosta in questo momento oppure avresti preferito continuare, magari inanellare altri successi? Sì, abbiamo vinto 2 partite, quindi forse è meglio continuare, però purtroppo, purtroppo questa sosta e quindi bisogna forse recuperarsi uno dall'altro e poi di nuovo metterci insieme e continuare così e sempre migliorarsi. Grazie Milan e bravo come al solito. Grazie mille, buona serata.